3, 2, 1, go! Ciao a tutti e bentornati per un nuovo video sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Dopo una breve pausa estiva e spero di esservi mancato, ricominciamo oggi a bomba con un nuovo video haul nel quale vi darò un'anteprima dei miei acquisti e regali dei mesi di giugno, luglio e agosto. Come infatti forse saprete, a luglio è stato il mio compleanno e ho ricevuto un po' di regali da parte dei miei amici che non vedevo l'ora di potervi mostrare. E proprio parlando di regali di compleanno, iniziamo da questo lato del tavolo con questa mastodontica Ichiban Figure Best of Omnibus direttamente dal mondo di One Piece di Charlotte Linlin, più semplicemente conosciuta come Big Mom. Sono stato felicissimo di riceverla come regalo di compleanno da parte della mia dolce metà, anche perché era una riproduzione che cercavo da tantissimo tempo e che purtroppo presso i rivenditori qui in Italia è ancora introvabile. E come possiamo notare, già il formato della scatola preannuncia le dimensioni della riproduzione che troveremo all'interno. Non vedo davvero l'ora di poterne fare l'unboxing insieme a voi. Spostandoci sopra troviamo questa DXF The Grand Line Series di Otama, un personaggio molto kawaii e simpatico che è stato introdotto in One Piece durante la saga del paese di Wano. Ho acquistato questo modellino su Amazon presso il rivenditore Hobbyland 2022 pagandola circa 30 euro. Di fianco ad Otama troviamo la prima Q-Posket di questo video haul e sto parlando di Creamy, tratta dall'anime Magical Angel Creamy Mami, che noi qui in Italia abbiamo conosciuto semplicemente come l'incantevole Creamy. Di questo personaggio sono state realizzate sia la versione A con il vestito giallo che la versione B con il vestito rosa e devo dire sono stato molto tentato di acquistarle entrambe, ma alla fine ho preferito risparmiare e ho acquistato soltanto la versione con il vestito giallo. L'ho potuta reperire in fiera al Nerd Show presso lo stand degli amici di Millennium Shop 5 e l'ho pagata 32 euro. È arrivato il momento di parlare di Funko Pop, iniziando da questo PG8 che ho acquistato sempre in fiera al Nerd Show, ma non ricordo il nome del negoziante, però vi posso dire che l'ho pagato 25 euro e anche se l'ho pagato un po' di più di un normale Funko Pop ne è valsa la pena, perché vi posso garantire che è fatto davvero benissimo. Sotto PG8 troviamo il secondo ed ultimo Funko Pop di questo video haul, quello di Mei Lin Lee, tratto dal film Pixar Turning Red, che come già vi dicevo in un precedente video haul ho adorato e non vedo l'ora di poter fare l'unboxing con voi di questo Funko e di quello di Mei Lin trasformata in panda rosso. L'ho acquistato presso la mia fumetteria di fiducia Banzai di Padova al prezzo di circa 16 euro. Ed è arrivato il turno di questa riproduzione di Rob Lucci per la linea Ichiban Figure Great Banquet, che mi è stata regalata per il compleanno da una parte dei miei amici, e anche questo era un modellino che desideravo da molto tempo. Tra l'altro, come sapete, io di solito non vi parlo della mia vita privata, che preferisco tenere separata rispetto all'attività del canale YouTube, ma in questo caso mi fa davvero piacere potervi leggere questo biglietto d'auguri che mi è stato consegnato insieme al regalo e che ha un'attinenza con la mia attività da youtuber. Tra l'altro, guardate, è veramente graziosissimo. Nobile Riccardo, unboxer professionista. Povero colui che perde i tuoi video di vista. Affascinante decantatore di figure e modellini, non ameresti a tal punto nemmeno i tuoi bambini. Aspettiamo impazienti il tuo prossimo haul, ma abbiamo una domanda. Why the big pose? Questa qui è un gioco di parole che c'è tra me e uno dei miei amici. In realtà non sto qui a spiegarvelo perché è veramente una cavolata, però a noi fa sempre ridere quando citiamo questa frase. Apri il regalo e poi, se non ti dispiace, facciamoci ste foto così ci lasci in pace. Sì, perché voi non lo sapete, ma in realtà io sono un grande amante delle foto e soprattutto quando festeggio il compleanno ne faccio tantissime. Ma dopo questa breve digressione torniamo a parlare di action figures, con questa graziosissima coppia di Q-Posket formata da Princess Serenity e da Prince Endymion, tratti ovviamente dall'opera Sailor Moon. Ho acquistato anche queste due riproduzioni su Amazon, sempre presso il rivenditore Hobbyland 2022, dal quale devo dire mi sto rifornendo
acquistando molto frequentemente negli ultimi mesi e le ho pagate circa 30 euro l'una. Sopra Prince Endymion troviamo invece la Q-Posket del cappellaio matto Mad Hatter, tratto dal live action di Tim Burton Alice in Wonderland. Ho acquistato anche questa riproduzione al Nerd Show di Bologna al prezzo di 29 euro e devo dire che non mi aspettavo assolutamente di trovarlo, perché è una Q-Posket uscita già da un po' di anni e che ormai era introvabile presso tutti gli altri rivenditori, quindi si è trattato veramente di un colpo di fortuna. Adesso però, per potervi mostrare cosa si nasconde dietro, faccio un po' di posto nella fila davanti. Guardate un po' cosa si nascondeva qui dietro. Abbiamo un'altra DXF The Grand Line Series, questa volta di Kozuki Momonosuke, il figlio di Kozuki Oden e il nuovo shogun del paese di Wano. L'ho acquistato sempre su Amazon, sempre dal rivenditore Hobbyland 2022, al prezzo di circa 30 euro. Di fianco a Momonosuke troviamo invece la Glitter and Glamours di Ulti, che ho acquistato insieme a questa Ichibansho Figure Masterless vs Omnibus Super presso il rivenditore Matsuri Nerd al prezzo complessivo di 70 euro, e sono riuscito a farmi fare un piccolo sconto perché li ho acquistati in fiera durante il Nerd Show di Bologna. Sotto Cell Junior troviamo un'altra Ichibansho Figure X Mystical Adventure di King Piccolo o Demon Piccolo, che qui in Italia abbiamo conosciuto più semplicemente come Al Satan, ovvero il padre di Junior. Ho acquistato anche questa riproduzione da Hobbyland 2022 su Amazon, pagandola circa 60 euro. Prima di passare ai due giochi da tavolo che vedete sotto, faccio ancora un po' di pulizia per scoprire un altro paio di modellini che al momento sono ancora nascosti. E si tratta di una DXF The Grand Line Children di Buggy il Clown, che ho acquistato in fiera presso il rivenditore Il Nuovo Mondo Shop. La seconda è invece un'altra Ichibansho Figure Masterless X Mystical Adventure di Shu e Mai, gli scagnozzi di Pilaf. Ho acquistato anche questa accoppiata di action figures su Amazon, sempre dal rivenditore Hobbyland 2022, e l'ho pagata circa 60 euro. Ma adesso parliamo finalmente degli ultimi due, anzi 3 regali di compleanno che ho ricevuto. Con mia somma gioia una coppia di amici mi ha regalato questa quarta espansione di Villainius Despicable Plots, che come possiamo vedere dalla copertina ha come protagonista Gaston della Bella e la Bestia, oltre a Lady Tremaine, la matrigna di Cenerentola, e a Re Cornelius di Taron e la pentola magica. Sono davvero curiosissimo di provare questa nuova espansione e i 3 nuovi personaggi che, come da tradizione di Villainius, avranno ognuno la propria dinamica di gioco per poter vincere. E insieme all'espansione di Villainius mi è stato regalato anche questo paio di calzini a tema orsetti del cuore. Guardateli, sono veramente adorabili, hanno un tessuto felpatino per cui sono da portare in inverno e non vedo l'ora di poterli indossare. Oltretutto fanno anche pandan con la maglietta che indosso oggi. Dulcis in fundo, un altro mio amico mi ha regalato questo puzzle di Dragon Ball della linea High Quality Collection della Clementoni. Ha ben 1000 pezzi e viene definito sulla scatola un impossible puzzle, perciò sarà veramente un rompicapi riuscire a formarlo. Perciò sarà un vero Perciò sarà un vero rompicapo da risolvere, ma come sapete a me piacciono molto le sfide. E siamo arrivati al termine anche di questo video haul. Sperando lo abbiate apprezzato, vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e di condividere il video sui vostri canali social. Inoltre, se già non mi seguite, vi chiedo di iniziare a farlo anche sulle mie pagine social di Instagram e Facebook, dove mi trovate con lo stesso nome che ho qui su YouTube, Ura Mariki, Professione Nerd.
Vi chiedo infine di lasciare un commento sotto il video per dubbi, consigli, richieste o perplessità. Come sapete, mi fa sempre piacere poterli leggere e rispondere a tutti e avere così un confronto costruttivo con voi che mi seguite e mi ispirate dandomi la motivazione per continuare in questo mio piccolo ma grande progetto. Ho concluso, perciò vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!